Ma se una chitarra da 500 euro è perfetta, perché esistono quelle da 5000? Bella domanda. Ciao chitarristi, sono Ale e bentornati in Shape Your Tone. Oggi rispondiamo a una domanda che è fastidiosissima. Cosa cambia tra le chitarre economiche ma ben fatte e le chitarre che costano una valanga di soldi in più? Questa volta ci prendiamo un po' di tempo perché le cose da dire sono davvero tante e tutte interessanti. Dopo il video della Fender, ho ancora le dita che bruciano, la mia Les Paul ha chiamato gli amici di Firefly Audio e gli ha detto: mandatemi i rinforzi perché qui basta Fender, facciamo i seri. E poi, visto che lei sa meglio di me i video che devo fare, ha anche chiesto una chitarra intorno ai 500 euro che fosse una delle migliori su quella fascia di prezzo, e anche una sorellina da quasi 5.000 euro. Seguimi fino alla fine del video perché tirerò fuori delle questioni che possono sembrare banali ma non sono assolutamente scontate e potrebbero fare la differenza tra un buon acquisto e un cattivo acquisto. Tra l'altro iscriviti anche al canale perché qui la Les Paul inizia a fare la gelosa, inizia ad avere paura anche a dormire nella sua stessa stanza. Ora tiriamole fuori dalle custodie e cerchiamo di capire perché queste chitarre sono le migliori per spiegare questi concetti. In rappresentanza delle chitarre belle che costano poco abbiamo una Yamaha Revstar RS 420. Come tutti sanno, queste chitarre di Yamaha sono davvero ben fatte e ben suonanti, soprattutto se rapportate al costo che hanno. Non per niente nella fascia di prezzo in cui si trovano sono tra le chitarre più consigliate di tutte. E provandola effettivamente si percepisce l'ottima qualità, suona bene, è comoda, è costruita bene e ha un rapporto qualità-prezzo che azzarderei dire spaventoso. Per quanto riguarda le caratteristiche della chitarra ne parliamo dopo. Ora vi faccio vedere qual è la chitarra che rappresenta il concetto opposto: prezzo altissimo e qualità allucinante. Harley Benton TBK qualcosa, non mi ricordo neanche come si chiama. Gibson Les Paul Standard Custom Shop Boss di uno stupendissimo Cherry Sunburst. Le caratteristiche di questa chitarra ci portano molto presto a capire anche perché costi così tanto. Intanto ha le classiche caratteristiche di una Les Paul, ovviamente 2 humbucker, il ponte fisso, il selettore a 3 posizioni, 2 volumi e 2 toni. E poi comunque raga, si parla di una custom shop e non di una semplice standard, ma con calma. Queste chitarre ce le dobbiamo godere. Minimo 832 like su questo video servono. Queste chitarre dovrebbero essere 832.000 però, Allora, quali sono le differenze tra queste due chitarre? Entrambe nella fascia di prezzo in cui stanno praticamente al top. Quindi, cosa fa costare una chitarra meno di 500 euro e l'altra praticamente 5.000? Raga, una è una Les Paul, l'altra no. 1 più 1 fa 3. Adesso scorporiamo ogni cosa e poi ovviamente ve le faccio sentire. Abbiamo queste chitarre stupende, pensi che non te le faccia sentire? Sono tantissimi gli elementi che influenzano il prezzo finale di uno strumento. Si passa dai materiali fino alla manodopera, al marketing dell'azienda che la produce e tantissime altre cose. Motivo numero 1: i materiali. Parlando di questa chitarra di Yamaha non ci vuole certo chissà che cosa per capire che si tratta di uno strumento abbastanza essenziale. Ha 2 pick-up humbucker, ponte fisso come quello della Les Paul, il selettore è a 3 vie e ha un potenziometro del volume e uno del tono che è push-pull. Questo potenziometro push-pull non è come il classico split coil che troviamo su tante chitarre con i pick-up humbucker. In questo caso si tratta semplicemente di un dry switch che va a tagliare le frequenze basse, rendendo i pick-up un pochino più squillanti. Non ha delle finiture super particolari, anche se devo dire che questo top, colorato così un po' brillantinato, su un palco farebbe una gran figura. E anche per quanto riguarda i materiali, comunque si tratta sicuramente di legni adatti alla produzione, ma non il top super top. Infatti, sia per quanto riguarda il body sia per quanto riguarda il manico, il legno utilizzato è il nato. Il nato è un legno asiatico utilizzato come fratello del mogano. Questi due legni sono molto simili esteticamente, ma per ovvie ragioni un legno utilizzato solo perché somiglia al mogano non suonerà come il mogano vero, pregiato, super scelto e controllato. Questa tra l'altro è una di quelle cose di cui si parla tantissimo e voglio sapere la tua qui sotto nei commenti. Fammi sapere cosa ne pensi tu. Il legno influenza davvero
davvero il suono di una chitarra elettrica? Quindi già qui troviamo una differenza in quelli che sono i materiali utilizzati per costruire gli strumenti. Per quanto riguarda la tastiera, questa chitarra ha il palissandro, ma visto il prezzo generale dello strumento, possiamo anche intuire che molto probabilmente non sarà il miglior palissandro della storia. Spostandoci sulla Gibson Les Paul, invece, abbiamo tutt'altro tipo di materiali. Infatti, in questo caso, questa è una delle chitarre solid body più iconiche mai realizzate ed è costruita tutta di mogano per quanto riguarda il body e il manico, con un top in acero che è stupendo. Per quanto riguarda invece la tastiera, abbiamo palissandro indiano. Perché proprio quello indiano? È il palissandro usato comunemente nella costruzione di chitarre e bassi elettrici e acustici. È di recente entrato a far parte dei legni protetti dal CITES, le cui regole ne limitano l'esportazione e l'utilizzo. Da questa cosa si capisce anche perché il costo è sicuramente più alto. Trattandosi di un legno di tipo protetto con varie limitazioni per esportazione e per l'utilizzo, le poche aziende che riescono ad utilizzare ancora questo legno e metterlo in commercio sui loro strumenti devono inevitabilmente sostenere dei costi che purtroppo ricadono sullo strumento finale. Quindi già qui abbiamo individuato uno dei fattori che alzano il prezzo, e questa cosa non per forza rende la chitarra migliore. Esistono chitarre costruite con legni normali e non super pregiati che suonano comunque bene, vedi le PRS SE, vedile qui. Motivo numero 2, il processo di costruzione. Sicuramente un altro fattore che influisce sul prezzo di una chitarra è la manodopera. Certo, perché cambia tantissimo se la chitarra viene costruita per lo più a mano oppure in una semplice produzione industriale in serie. Di ognuna delle due cose ci sono pro e contro. Ad esempio, in una produzione industriale in serie, dove le chitarre magari sono tagliate da macchine a controllo numerico, abbiamo una costanza di qualità veramente alta, perché macchine programmate per tagliare tutti i pezzi di legno nello stesso identico modo difficilmente commettono errori. Purtroppo succede comunque, è vero, ma producendo le chitarre in questo modo intanto i costi si abbassano, la qualità della produzione rimane stabile e il più costante possibile, ma se un pezzo comunque viene fuori non proprio perfetto può essere che sfugga nella parte del controllo qualità, per cui ecco che ci troviamo una chitarra che teoricamente dovrebbe funzionare bene pur costando poco, ma che risulta evidentemente difettosa in qualche sua parte. All'estremo opposto invece ci sono gli strumenti che sono completamente artigianali. Ti lascio un video qui dove ti faccio vedere una chitarra di liuteria italiana che è stupenda. Oppure prendi ad esempio le Gibson Custom Shop, che anche se non sono chitarre completamente costruite a mano, mantengono comunque un grande valore aggiunto grazie all'intervento dell'uomo, che resta comunque una parte super importante del processo produttivo. Ti faccio l'esempio del Custom Shop di Gibson, soprattutto per quello che puoi vedere in questo video del Factory Tour del 2016. Nel Custom Shop Gibson tutti i pezzi del legno del body, del manico, eccetera, sono tagliati da macchine a controllo numerico, come abbiamo detto prima, ma tutto il resto è fatto completamente a mano. Tutta la parte dell'incollare i legni tra di loro, assemblarli, mettere i tasti sulla tastiera, oppure l'applicazione del binding sul top della chitarra, oppure ancora gli intarsi all'interno della tastiera. Tutte queste cose sono tassativamente fatte dall'uomo con le sue manine. Poi, senza nascondersi dietro un dito, la produzione americana è noto che costi di più di quella orientale, per un puro costo della manodopera. Ma abbiamo potuto vedere in un sacco di altri video quanto le chitarre orientali siano fatte bene. Prendi ad esempio le PRS SE, oppure ancora questa Yamaha, che non ho qui adesso ma è lì. Questa Yamaha, anche se la manodopera costa meno, state tranquilli che non si fanno scappare niente e producono chitarre davvero valide a prezzi accessibili alla maggior parte delle persone. Con questa Yamaha, ad esempio, con meno di 500 euro si ha una chitarra che è una signora chitarra. Insomma, possiamo dire che l'attenzione al dettaglio è una cosa che assolutamente fa parte del prezzo finale. E se per avere dei dettagli di qualità altissima servono più persone che lavorano sullo strumento, inevitabilmente il costo sale. Motivo numero 3, il marchio. Non giriamoci intorno. Il brand di uno strumento è forse una delle cose che influenza di più il costo finale dello strumento stesso, soprattutto se si parla di marchi storici, e lo fa in diversi modi. Alcuni punti li abbiamo analizzati prima, altri invece non li abbiamo ancora visti, ma te li dico ora. Potrebbe essere inutile dirlo e specificarlo, ma in questo caso il marchio Gibson è uno dei più prestigiosi marchi che produce chitarre elettriche. Sicuramente tutta la storia che c'è dietro al brand fa grandissima parte del costo finale, e questo non vuol dire che gli altri brand non abbiano una loro storia e che questa storia venga riconosciuta. Semplicemente Gibson la fa pagare di più. Poi ovvio, stiamo parlando di chitarre che costano una certa cifra per 1000 motivi, ma in generale il catalogo Gibson è uno dei più costosi, se non il più costoso. Poi, all'interno della questione marchio, dobbiamo assolutamente metterci tutta quella che può essere la campagna promozionale e di marketing dell'azienda stessa. Un colosso investirà sicuramente di più di
un'azienda un po' più piccola, e tutte queste cose comunque all'interno del prezzo dei loro prodotti in qualche percentuale incidono. Un'altra cosa all'interno di questa categoria è sicuramente chi costruisce le chitarre. È vero che della manodopera ne abbiamo già parlato, ma comunque se pensiamo ad un marchio come Gibson, soprattutto nella sua divisione Custom Shop, è facile intuire che lì dentro ci sono alcuni tra i migliori costruttori di chitarre al mondo, per cui una mano così sicura ed esperta a costruire una chitarra ha assolutamente tutto il senso del mondo che costi molto di più di una produzione seriale, a prescindere che la chitarra sia fatta a mano oppure con le macchine. E poi alla fine di tutto, sempre per parlare di marchio, anche semplicemente la firma di Gibson sulla paletta, che a volte è addirittura accompagnata dalla firma di qualche artista, mi vengono in mente le Gibson SG di Angus Young, oppure le Les Paul magari della serie Anaconda, quelle verdi di Slash. Ecco, tutte queste cose fanno lievitare il prezzo in una maniera allucinante. Tra l'altro, parlando di chitarre signature, fatemi sapere voi nei commenti se vi può interessare un video dove vediamo quali sono le differenze tra una chitarra signature molto specifica di un artista e la sua controparte standard dedicata al pubblico. Secondo me è un argomento molto interessante. Non sempre le chitarre signature sono per forza meglio di quelle standard, anche perché gli artisti, quando hanno suonato quei pezzi che hanno fatto la storia, suonavano le versioni standard, quindi non sempre hanno senso, ma comunque ne parliamo in un altro video. Ora ve le faccio sentire. Ditemi voi nei commenti se i 4.000 euro di differenza tra questa Les Paul e la Revstar si sentono oppure no. Poi vi lascio qualche spunto interessante su come provare uno strumento in negozio.
Ora voglio darti qualche spunto di ragionamento in modo tale che tu possa capire perfettamente quando vai in negozio a provare uno strumento se quella chitarra fa per te oppure no, a prescindere dal prezzo. Quando andiamo a comprare uno strumento, dobbiamo tenere in mente che un pezzo difettoso potrebbe sempre capitarci, a prescindere che si tratti di Gibson, Fender, Harley Benton. Tra l'altro di Harley Benton ci ho fatto un sacco di video sul canale, ti lascio qui sopra la playlist dedicata. Comunque, immaginati di comprare una macchina. Hai comprato la tua bellissima Panda e funziona perfettamente, però magari dopo qualche anno qualche problemino salta fuori. Nello stesso momento qualcun altro, pieno di soldi, si è comprato una Ferrari, che è una delle migliori aziende costruttrici di auto al mondo. Pensa che bello, magari ha speso qualcosa come 700-800 mila euro, esce dal concessionario e la macchina si ferma. Perché? Un sensore da qualche euro ha rilevato un errore e non fa partire la macchina. Con questo paragone dove voglio arrivare? Anche i prodotti più pregiati, anche se con scarse probabilità, potrebbero risultare difettosi o dare dei problemi, per cui non diamo assolutamente per scontato che uno strumento che costa 3.000 o 5.000 euro sia perfetto. Ora sono stracurioso, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti tutte le vostre esperienze di brutti acquisti o storie brutte per quanto riguarda le chitarre. Ma non fraintendermi, ci sta che qualche prodotto non esca al top, perché comunque si parla di persone che costruiscono qualcosa. Ci sta l'errore, ma allo stesso tempo ha tutto il senso del mondo pretendere il massimo da uno strumento di un certo prezzo. Su una chitarra da 500 euro magari il difetto estetico sulla finitura lo possiamo far passare. Su una chitarra così controllata e di questo valore come può essere una Fender o una Gibson Custom Shop, assolutamente no. È giustissimo pretendere il massimo ed è giustissimo incavolarsi quando si trovano dei difetti. Poi diciamo anche che non tutti si trovano bene con tutte le chitarre. Ci sta anche che tu provi una chitarra da 5.000 euro e non faccia per te, non la senti tua perché non sei comodo. Poi provi la Yamaha Revstar e ti senti a casa. Non hai mai provato uno strumento così comodo e non ti sei mai trovato bene con una chitarra come con questa chitarra. Il gusto personale gioca tantissimi brutti scherzi. Infatti un'altra cosa su cui non cascare assolutamente è il pregiudizio. Non scartare una chitarra in negozio solo perché vedi il prezzo e costa poco, oppure non ti è mai piaciuta. Con i ragazzi di Firefly, infatti, sto capendo un sacco di cose. Dagli una possibilità, perché potrebbe scattare la scintilla, e credimi, di queste cose ne so qualcosa. Guarda il video della mia Fender Stratocaster e capisci tutto.